Se dico era una notte buia e tempestosa, tutti riconosceranno l'incipit dell'eterno romanzo scritto da Snoopy, il bracchetto di Schultz dei Peanuts, che infatti sta sempre sul tettuccio della sua cuccia e quando immagina di essere uno scrittore inizia sempre con la stessa frase: era una notte buia e tempestosa. Quello che forse non tutti sanno è che questa frase è veramente l'incipit di un romanzo che esiste realmente, e in inglese It Was a Dark and Stormy Night. Ebbene, questo è l'incipit del romanzo Paul Clifford del 1830, sono andata a cercarmelo, dell'autore Edward Bulwer Lytton. Mai sentito in vita mia, mai sentito parlare di questo romanzo, però tutti conoscono Era una notte buia e tempestosa, appunto perché il più famoso bracchetto del mondo, Snoopy, la usa sempre come frase dell'inizio del suo romanzo. È una frase poi che è stata parodiata e derisa ed è considerata l'archetipo di un certo tipo di scrittura, un certo tipo di stile romanzesco, melodrammatico, che a quanto pare, sempre facendo le mie ricerche, si chiama purple prose, prosa viola. Non chiedetemi perché, non lo so. È una frase però che rimane impressa perché è molto diretta, però allo stesso tempo è evocativa, crea tutta un'atmosfera, come quel famoso brandy che creava l'atmosfera. E oltre che da Peanuts con Snoopy, la frase era una notte buia e tempestosa la troviamo anche in un altro grandissimo classico, La guida degli autostoppisti nella galassia, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy di Douglas Adams, che scrive: era una notte buia e tempestosa, la pioggia batteva contro le finestre, il vento ululava fuori, in breve era la notte perfetta per un omicidio. No, non lo conosco a memoria, me lo sono cercata prima e lo stavo semplicemente leggendo. Quindi no, questo perché? Per dirvi che a volte le cose che noi diamo per scontate, pensiamo che siano nate così dal niente, invece hanno dietro una storia, e magari chissà, a leggerlo il romanzo di quel signore, come si chiamava il romanzo di quel signore, Paul Clifford, immagino sia il nome di uno dei personaggi di questo romanzo, magari è pure interessante. Certo che però se tutto il romanzo va avanti a colpi di notti buie tempestose, uso di aggettivi così smodato, e avverbi più che aggettivi, sono sempre gli avverbi quelli che rovinano tutto, è magari una lettura un po' pesante per la sensibilità moderna di noi lettrici degli avanzati anni 2000.